Torta al cioccolato o torta di cioccolato? Gelato al pistacchio o gelato di pistacchio? Queste preposizioni sono un vero casino, ma proviamo a fare chiarezza. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Qualche tempo fa ho fatto questo video su TikTok e in molti mi avete chiesto di realizzare un video un po' più dettagliato e meno rapido rispetto a quelle che sono le tempistiche di TikTok. E così ritorna la nostra amata rubrica Cucina con Graziana e in questo video vi insegnerò una ricetta di un dolce che non è veloce, di più. In soli 10-15 minuti di preparazione e 20-25 minuti di cottura avrete una deliziosa torta che piacerà proprio a tutti, ma che soprattutto sarà leggera, molto buona e piuttosto sana. La torta al cioccolato con pere. E mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché dopo aver cucinato la nostra torta andremo a vedere l'uso delle preposizioni per parlare dei gusti dei cibi. Restate là! Ma adesso cominciamo! Per preparare la torta al cioccolato con pere vi serviranno 200 g di farina, 50 g di cacao amaro in polvere, 200 g di zucchero di canna, 200 ml di latte, 2 uova, 100 ml di olio di semi, una bustina di lievito per dolci, una pera. Prima di tutto procuratevi una ciotola e un cucchiaio di legno. Quindi cominciate rompendo le uova nella ciotola. Sì, Graziana, devi rompere solo le uova, non anche il tavolo e il cellulare. Ok. Fatto questo, mescolate le 2 uova con il cucchiaio fino a quando diventeranno piuttosto omogenee. Quindi aggiungete lo zucchero e continuate a mescolare finché lo zucchero si sarà completamente sciolto nelle uova. Probabilmente richiederà alcuni minuti. Ovviamente potete anche utilizzare lo zucchero tradizionale, quello bianco, ma io preferisco quello di canna perché è più leggero e più sano. Quando avrete avuto un composto piuttosto omogeneo, procedete aggiungendo il latte. Io, per rendere ancora più leggera la ricetta, ho utilizzato del latte vegetale, in questo caso di cocco, ma ho anche ripetuto più volte la ricetta con latte di mandorla, di nocciola, viene benissimo. Ma se preferite il latte tradizionale, fate pure. Mescolate e poi cominciate ad aggiungere la farina e il cacao un po' per volta, continuando a mescolare. Sì, probabilmente starete pensando che bisogna setacciare la farina. In teoria sì, ma io non avevo il setaccio e volevo anche rientrare nei 10-15 minuti di tempo. Così li ho versati direttamente. Tranquilli, il risultato è impeccabile comunque, anche se avete degli ospiti, nessun problema. Ma se avete il setaccio e anche un po' di tempo in più, nessuno vi vieta di fare le cose per bene, tra virgolette. Verso la fine della farina aggiungete anche l'olio e continuate a mescolare. Più mescolate e più forza ci mettete, meglio verrà il risultato. Sapete cosa dice sempre mia nonna? Che torte e ciambelle verranno benissimo se mentre mescolate vedete crearsi delle bollicine nell'impasto che scoppiano da sole. Ovviamente più forza ci mettete, più bollicine vedrete. Intanto preriscaldate il forno a 180 gradi.
Quindi sbucciate la pera, tagliatela a cubetti e versateli nell'impasto. Se volete, tenete da parte alcune fettine sottili. Aggiungete poi all'impasto l'ultimo ingrediente, il lievito. Dopo averlo versato, continuate a mescolare, ma non fatelo con troppa forza questa volta, perché il lievito ha bisogno di delicatezza. Se avete tenuto da parte alcune fettine di pera, potete utilizzarle per decorare la superficie della torta. Un po' come ho fatto io, ma sicuramente voi farete di meglio. In ogni caso, la torta è pronta per essere infornata. Lasciatela in forno per 20-25 minuti e quando vi sembra cotta, fate la prova dello stuzzicadenti. Inserite uno stuzzicadenti nella torta, se ne esce pulito, allora potete spegnere il forno e tirare fuori la torta. In tutto l'ambiente si sprigionerà un odore delizioso di cioccolato e di casa e affetto. Bellissimo, provare per credere. E ora non vi resta che gustarla. Ma adesso non andate via perché, come vi avevo già accennato, ora andremo ad affrontare una questione piuttosto delicata. Infatti, all'inizio del video vi ho detto che avremmo preparato la torta al cioccolato con pere. Ma perché al cioccolato e non di cioccolato? Questa è una domanda che ricevo spesso, sia qui sui commenti su YouTube, sia in alcuni messaggi privati sui social, sia anche durante le mie lezioni private online. Torta al cioccolato o torta di cioccolato? Gelato al pistacchio o gelato di pistacchio? Queste preposizioni sono un vero casino, ma proviamo a fare chiarezza. Per essere il più precisa possibile ho fatto una serie di ricerche e quindi quanto segue è il frutto di tutte le mie ricerche. In italiano, oggigiorno, nella maggior parte delle ricette si utilizza la preposizione di per indicare l'ingrediente principale con cui si preparano, cioè quello presente in maggiore quantità. Per esempio, tortino di verdure, perché è fatto principalmente con le verdure. Frittata di pasta, perché è fatta per la maggior parte di pasta. Minestra di spinaci, tortino di salmone e così via. In origine, ma veramente in origine, cioè stiamo parlando dell'800 circa, questa regola era estesa e veniva utilizzata anche per parlare delle torte o dei gelati. Infatti, nei libri di ricette dell'epoca si possono trovare ricette di gelato di tutti i frutti o gelato di pistacchio. La preposizione a era usata, e ancora oggi viene utilizzata, per indicare la provenienza geografica di un piatto. Per esempio risotto alla milanese, ragù alla bolognese. La caratteristica particolare di un piatto, pizza alla marinara, pollo alla cacciatora. Lo strumento o il modo di cottura, pollo al forno, triglie al cartoccio. Tuttavia, verso la metà del Novecento la preposizione a comincia ad essere utilizzata anche per esprimere il condimento, l'aroma che caratterizza un piatto. Anatra all'arancia, risotto allo spumante. Quindi, ricapitolando, di veniva utilizzato per parlare dell'ingrediente principale, quello presente in maggiore quantità in un piatto. A invece veniva utilizzata per esprimere il sapore, l'aroma particolare di un piatto. Dunque, per esempio, si parlava di gelato di crema alla vaniglia.
perché la crema era il maggior costituente del gelato, mentre la vaniglia ne era il sapore, l'aroma caratterizzante. Poi con il tempo si è andati a semplificare quella definizione in gelato alla vaniglia, andando quindi a evidenziare solo il gusto principale e non l'ingrediente maggiormente presente nella ricetta. Quindi anche nel nostro caso andremo a parlare di torta al cioccolato, perché sicuramente il cioccolato è il sapore che si sente di più, ma come avrete visto dalla ricetta, non è l'ingrediente presente in maggior quantità. Bene, questo è tutto per questo video e come sempre vi ricordo che se decidete di provare a realizzare questa ricetta, non dimenticate di scattare una foto alla vostra torta e di postarla sui vostri social, taggando l'Ernamo, così noi potremo ricondividere le vostre foto. Se invece volete preparare una vera e propria ciambella italiana, allora date un'occhiata al video in cui ne preparo una con la mia amica Angela e avrete anche l'occasione di ripassare un po' di imperativo, che non fa mai male. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece volete ripassare un po' di grammatica o di cultura italiana, potete farlo con tutte le nostre lezioni sul nostro sito www.lernamo.com con tantissimi esercizi. E infine non dimenticate di seguire l'Ernamo anche su tutti i social, su Facebook, su Twitter, su Instagram e da un po' di tempo anche su TikTok. Io vi saluto, ci vediamo prestissimo. Ciao!